questo punto che cosa faccio? Voglio vedere, ok, quali sono le carte d'identità associate a Giovanni Pace. Qual è la carta d'identità associata a Giovanni Pace? Perché effettivamente stiamo parlando di una singola tipologia di relazione che è la 1 ad 1. Quindi, dettaglio, anagrafica Giovanni Pace e relativo codice carta identità. Allora, che cosa succede? Come prima cosa parto dalla mia tabella principale, dove c'è la persona, ok? Prendo questa tabella e la incollo fondamentalmente, quindi la visualizzo, selezionando ovviamente quello che mi interessa. Vado ad effettuare la mia operazione direttamente sulla parte di SQL. Allora, select star from persona, where, ok, nominativo uguale, datemi un attimo, Pace Giovanni. Eccolo qui, e abbiamo questa informazione. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo unirla, ok, a carta d'identità, stando attenti al riferimento di persona RIF e persona ID che devono essere lo stesso identico campo. Vedete, le ho evidenziate dello stesso colore. Quindi cosa succede? Verrà selezionato questo elemento qui ed è l'unico e solo di cui avremo bisogno. Nella relazione one-to-one effettivamente non ci saranno replicazioni in questo caso. E allora a questo punto cosa succede? Molto semplice, join che cosa? Carta identità on la tabella di partenza che è persona.persona id è uguale a che cosa? A carta identità punto persona rif ed abbiamo praticamente questo risultato. Se vogliamo proiettiamo le nostre informazioni come abbiamo detto prima con un nominativo e codice. E qui abbiamo effettuato, tra virgolette, un filtraggio verticale rispetto alle colonne. Ci sarà una lezione totalmente apposita sulla parte di proiezione. Allora a questo punto cosa succede? Mi riporto un po' più avanti, ok, vado un po' più avanti, faccio il contrario perché abbiamo sempre visto fino ad ora come si parte da una sezione all'altra, quindi voglio partire dalla carta d'identità e voglio sapere questa carta d'identità, ok, a chi appartiene, quindi la B1235. Quindi voglio sapere a chi appartiene la carta AB1235. Allora, select star, mi selezionami tutti quanti gli elementi, tutte le colonne da carta identità, ok? Where codice è uguale a che cosa? A AB1235. Vediamo un po', abbiamo questa informazione. Adesso cosa dobbiamo fare? Con l'Excel io praticamente mi vado a recuperare ovviamente la persona, quindi tutto quanto il campo persona, e vado a fare in modo che, vedete, adesso sono vicini fondamentalmente questi due valori, ok? Che questo valore dovrà essere uguale a questo. Perfetto, ma il persona ID equivale a questo elemento qua, vedete? E quindi verrà visualizzato quello di Mario Rossi. Ritorniamo a noi, quindi join, quindi vatti ad unire su persona. Su quali campi? Ovviamente parliamo della tabella di partenza appunto persona rif uguale persona.persona id. Eseguo la mia operazione e fondamentalmente mi ritrovo esattamente questo. Questo è il codice, questo è il nominativo e questa è l'email. Adesso, in maniera molto molto rapida, ok, dato che è abbastanza semplice l'operazione da effettuare, ok, riportiamoci, voglio rivisualizzare, comunque sia, voglio vedere tutte le anagrafiche che hanno una carta di identità e quelle che non ce l'hanno. Che cosa faccio? Allora mi riporto nella situazione iniziale, quindi quella un po' più comoda partendo dalla persona, ok? Quindi mi sposto questa qui sotto, questo lo metto qua. Allora la cosa importante qual è? È in pratica selezionare tutta la parte anagrafica in questo modo e quindi effettuare un matching, quindi tolgo la where fondamentalmente, effettuare un matching con tutte quante le persone che ho a disposizione. Infatti noi troveremo questo. In pratica saranno tutti quanti campi null perché
tecnicamente Valeria Verdi e Marica Marico non hanno la carta d'identità, ok? A conferma di ciò, ok, che cosa devo effettuare? Devo dare importanza alla tabella di sinistra, perché? Perché altrimenti con una join normale io sto facendo solo una inner join. E allora l'idea è una select start from persona, vedete? Ok, le seleziono tutte e una volta che ho finito fondamentalmente questa operazione vado ad effettuare il mio join. Join carta di identità su quali campi? Su persona.persona id deve essere uguale a carta di identità.persona ref. E qui fondamentalmente ritrovo ovviamente il mio campo, quindi tutti quanti i miei elementi in comune, perché una inner join in questo caso, invece di una inner join faccio una left join, ok, e mi ottengo esattamente tutte quante le anagrafiche, ok, con, se c'è, la relativa carta d'identità. Fare una right join qui è inutile se ci pensate, infatti ogni carta d'identità deve avere necessariamente una persona di riferimento e il senso più logico, più utile a cui pensare in questo momento è proprio che la left la identifica, la left o la right nel caso, la identifica chi ha l'opzionalità. E infatti è proprio questa la situazione. I join, ok, le tipologie di join che non siano inner, ok, vengono utilizzate per identificare tutti quanti gli elementi che hanno attiva questa tipologia di opzionalità. E questo è un nesso molto importante per quanto riguarda la navigazione rispetto ad ogni singolo elemento.